Ragazzi, sono Mocio, bentornati a Snack Bang! Come sapete ragazzi, questo format è dedicato al mondo degli snack e oggi vediamo una ricetta spettacolare tipica degli States, ovvero il pollo fritto in versione Cup and Fried Chicken. Da dove viene il nome di questa ricetta? Protagonisti infatti ragazzi sono i nostri Cup and Crunch, i cereali più buoni degli States, qui in versione peanut butter. It's peanut butter jelly time! Peanut butter jelly time! Peanut butter jelly time! Shakerato propiziatorio dell'amore. Naturalmente ragazzi, prima di andare a vedere il procedimento e gli ingredienti, vi ricordo di iscrivermi al mio canale, attivare la campanellina e di seguirmi su Instagram. Sono MocioKFP. Gli ingredienti della nostra ricetta, partiamo naturalmente dal pollo ragazzi. Ho scelto delle belle cosce, belle sode, rumore dell'amore. 4, ne ho fatte così per stare leggero. Poi, delle uova fantasticamente fresche, della panna, degli insapoриtori per carne. Io in questo caso userò questo magnifico fajita, quindi un po' speziatino, un po' tipo pistolero. It's 12 o'clock. Della farina, sale, pepe. Andiamo a vedere come si fa Cup and Fried Chicken. Piccolo aneddoto ragazzi sui nostri Cup and Crunch. Nascono negli States, naturalmente negli Stati Uniti, nel 1963 dalla mente magnifica della signorina Pamela Lowe, che tenta di replicare una ricetta della nonna dal sapore di zucchero e burro. In tutte le storie migliori, come vedete ragazzi, c'è sempre una base di burro e di amore. Però mi manca qualcosa nell'atmosfera. Proverò invocando i gesti magici dei Navajo, con i quali richiamavano il fuoco dalla terra. Ragazzi, i Navajo erano dei tosti, dei tori per questo, ma vedete che adesso l'ambiente è più consono anche a questo stile amorevole di ricetta. Cup and Fried Chicken, andiamo avanti. Procedimento. Partiamo dalle nostre coscettine, ragazzi, che dobbiamo andare ad incidere leggermente. Io lo farò su questo tagliere a forma di pesce. Capitano, pesce. Partiamo quindi prendendo le nostre cosce, con un coltello. Andiamo ad inciderle in questo modo, in maniera abbastanza superficiale. Non andate troppo a fondo, ragazzi, basta una cosa del genere. Voilà, voilà, ecco qui, così. E in questo modo andremo a marinare le nostre cosce e saremo sicuri che la marinatura penetrerà in fondo alle nostre coscettine, rendendole ancora più morbide di quello che già sono. Mettiamo quindi da parte il nostro pesce e facciamogli fare un tuffo in fondo al mare. È il momento di andare a marinare il nostro pollo, ragazzi. Ho subito bisogno dei miei fantastici Cup and Crunch. Come abbiamo detto prima, sono al gusto peanut butter. Assolutamente stupendo, quindi non vedo l'ora di aprire la confezione con assoluta violenza. Ragazzi, un profumo di... Tanta roba. Qui, mamma mia, ma che... Andiamo a mettere un pochino di cereali nelle nostre cosce, in questa maniera. Cascata di noccioline burrose. Li andremo a inzuppare con la nostra panna. Quindi andiamo, versiamo e copriamo totalmente le nostre belle coscette. Tra l'altro la panna è un parente del burro, quindi... Con le nostre sempre deliziose mani andiamo un attimo a schiacciare sempre i nostri cereali e a sotterrarli, praticamente a seppellirli, anzi direi quasi più ad affondarli, direi. Scusami capitano. Le nostre cosce ragazzi quindi le abbiamo sommerse totalmente in un mare di cereali e panna. Non ci resta che aspettare una notte, meglio due, per far sì che il nostro pollo prenda proprio il sapore di peanut butter. Ok. E riceva dalla panna quella morbidezza, quella scioglievolità che solo questa grassosità può dare. Scioglievolità. Non ci resta altro da fare che aspettare una notte. Ci vediamo domani. Ciao.
Bentornati ragazzi, dopo un giorno. Non ci credete, no, non era credibile. Vabbè. Ok. Non era vero naturalmente, ma noi previdenti avevamo già preparato ieri le nostre coscette di pollo che quindi a questo punto sono magnificamente ammorbidite. Quindi andiamo avanti con il procedimento. Prendiamo le uova, direi che potrebbero bastarcene 3, quindi questa la mettiamo da parte per dopo. Andiamo a romperle. Voilà, una. Oh. Dovete sapere ragazzi che i Cap'n Crunch sono uno dei miei snack preferiti, in particolare del mondo cereali. A questo punto, munendoci di una forchettina, andiamo a sbattere le nostre uova in questa maniera e, sempre con la nostra arma atomica, pepatina, molto gradevole tra l'altro, una salata. In questo modo. Voilà! Diamo una rimestatina e mettiamo da parte le nostre uova. A questo punto è il momento della farina. Questo trucco? Magia. Allora, la nostra farina dobbiamo, ragazzi, andare ad aromatizzarla. Perché? Perché adesso faremo un primo passaggio delle cosce nella farina, dopodiché le faremo riposare circa una mezz'ora in modo che assorbiranno le nostre spezie, dopodiché uovo, panatura e frittura. Oggi, come spezie, ho scelto queste, come vi dicevo, ragazzi, assolutamente meravigliose. Piccantine, speziatine, zucchero, paprika, assolutamente spettacolari. Quindi andiamo a fare prima una shakerata amorevole. A questo punto, quindi, il nostro fajitas, che si è assolutamente magnificamente disciolto, lo andiamo ad aggiungere in maniera generosa, ragazzi, proprio una bella dose perché il nostro pollo deve essere bello speziato. Una pioggia di spezie, gradevolissima. Quindi, munendoci a questo punto di un'altra forchettina, andiamo a mischiare le nostre... Piccante. Andiamo a mischiare le nostre spezie, la via delle spezie, sì. Spice. Quindi... uova pronte, farina pronta, ma avevo tirato fuori un'altra ciotolina. Perché? Voi vi chiederete, Mocio, perché? Perché, naturalmente, la panatura sarà fatta con i nostri meravigliosi cereali, quindi, come al solito, pioggia burrosa, voilà. E andiamo con assoluta violenza, usando le mani o uno strumento di tortura a vostra scelta, a distruggere i nostri cereali non troppo fini, perché vogliamo che rimangano leggermente grossolanini per avere una panatura bella rustica, croccante. Quindi, sempre con le mani. Meraviglioso. Una volta uso le mani ci metto mezz'ora poi, Sono ricette troppo dispendiose per le energie per me queste, bisogna cose più tranquille. Ma vado ad avvalermi di un aiuto da casa. Scelgo il mazzarello della carne. Quindi andiamo in questo modo magnifico, cruento, bellissimo. Non lo raccolgo, poi mi fa poco più. No. Yeah, boy. Ho ottenuto, ragazzi, una grana perfetta. In questo caso, vedete com'è bella mista, ci sono dei pezzettoni, c'è la grana più fine, ci sono quelli anche ora quasi interi, questo, naturalmente, ma sono veramente soddisfatto di questa panatura. Quindi, ma prima, sapete che sono una persona abbastanza precisa, facciamo un po' di ordine, dai. Passaggio fondamentale adesso, ragazzi, è andare a togliere il pollo dalla nostra marinatura. Marinatura che mi ricorda, tra l'altro, ragazzi, un aneddoto. Proprio il capitano, che, mi piace questa cosa che gli americani tendono a dare il nome a qualsiasi cosa, ha un nome, si chiama Horatio Magellan Crunch. Come se io mi chiamassi tipo Mocio Burro dell'amore. Bello. Bello. Comunque, andiamo a togliere il nostro pollo. Mamma mia, com'è morbido. Sono lasciato prendere emozione. Eccolo qua. Voilà. E andiamo a tuffarlo nella nostra farina aromatizzata in questo modo. Quindi un bel passaggio, prendete la farina, gliela mettete sopra, voilà, quindi una passata. In questa maniera, guardalo, guarda che bello. Guarda che bello, l'abbiamo vestito alla perfezione. E lo mettiamo nel nostro piatto a riposare. Eccolo qua, la nostra terza coscetta. E l'ultima. Allora andiamo, ragazzi, adesso ad accendere l'olio con la nostra fantastica macchina infernale. Una buona... Eh sì, qua c'è del rumore dell'amore per la frittura, queste altre. Abbiamo usato, in questo caso,
vogliamo venire più adeguatamente vicini. Olio di arachidi perché? Perché? Peanut butter, arachidi. Allora ragazzi, prima di andare alla panatura delle nostre coscette di pollo dobbiamo far riposare un'oretta, sarebbe l'ideale, le nostre coscette per formare una panatura super croccante e crispy. Cosa fate in questa mezz'ora? Non lo so, ma io personalmente quasi quasi mi sparo un ovetto, Oggi vi porto un dolce che ci è stato rubato e fatto proprio con un nome Profiterol. Voilà, no, mi sono macchiato. Ne approfitterò. Goduriosità. A casa mia, chi le cava le pentole? Dobbiamo un po'. Siamo giunti al momento della panatura, ragazzi, quindi primo passaggio nell'uovo. Secondo passaggio nei nostri Cap'n Crunch peanut butter sbriciolati. Dopodiché, friggere! Come al solito, it's fry time! Partiamo dalla nostra coscetta numero 1. Facciamo aderire bene, ragazzi, l'uovo, è fondamentale, mi raccomando. Dopodiché tuffo meraviglioso nei cereali, pressando, perché devono aderire in maniera stupenda in questo modo. Le nostre coscette, ragazzi, sono meravigliose, super panate, croccantose, con questo retrogusto di peanut butter dato dai nostri fantastici Cap'n Crunch. L'ideale ora è una mezz'oretta, una battutina in freezer per far aderire bene la panatura e poi tuffo nell'olio bollente. Fry time! Trascorsa la nostra mezz'oretta, ragazzi, le nostre coscette, che a questo punto sono delle coscione, a dire la verità, sono pronte per essere immerse nel nostro olio, che a questo punto dovrebbe essere bollente. In pochi lo sanno, ma in passato, Mocio era uno dei cuochi nella mensa dell'Area 51. Dato il recente polverone alzato sulla Facility America, hanno tutti paura che i suoi ex dipendenti possano aprire bocca. Cap'n Fried Chicken era uno dei piatti preferiti dei lavoratori e degli alieni della base e sapevamo che avremmo rischiato con un video di questa ricetta e così è stato. La CIA ha sequestrato il nostro materiale, ma siamo riusciti a continuare le registrazioni con una videocamera segreta di cui non sapevano nulla. Free Mocio. Rientrati dalla nostra mezz'ora di pausa per le nostre coscione di pollo, a questo punto sembrano dei tacchini, ragazzi, siamo pronti per andare in frittura e buttare le nostre Cap'n Crunch Fried Chicken. Stammi dietro. Suono dell'amore. Non esagerate, piuttosto 2 alla volta, ragazzi, se no andiamo ad abbassare troppo la temperatura del nostro olio, quindi ne mettiamo 2. E col nostro magico strumento, la schiumarola, veramente a tema navale, schiuma, andiamo leggermente a muovere e a coprire con dell'olio le nostre coscettine di pollo. Mi raccomando, ragazzi, il nostro pollo va fatto cuocere con cautela, quindi abbassate piuttosto la fiamma, deve sobbollire l'olio perfettamente. Allora, ragazzi, le nostre prime 2 coscettone sono pronte, ve le faccio vedere come sono venute. Naturalmente non spaventatevi se vedete la panatura un po' scurettina, perché è normale, sono gli zuccheri che si stanno caramellando e donando tantissimo amore al nostro pollo Cap'n Fried Chicken. Devo dire che è venuta abbastanza crispy. Crispy. Sembra un peluscino da accarezzare. Bellissimo, ragazzi. Cap'n Fried Chicken pronto, ragazzi. Ho deciso di abbinare per questa fantastica ricetta una Fanta al gusto lici, che ci darà un pochino di dolce e un pochino di acidulo per contrastare la nostra frittura. Un abbinamento, direi, fantastico. Ma suggerita Elio, lo dico, ha detta lui. Non abbiamo tutte le colpe? Andiamo ad assaggiare Cap'n Fried Chicken Snack Bang! Va bene, ragazzi, andiamo ad assaggiare questo Cap'n Crunch. Mamma mia, è rimasto completamente morbido il pollo, guardalo qua, bellissimo. Juicy, come direbbero loro. E la panatura è dolcissima, buonissima.
Però secondo me pucciata. Gelata. Licis, sì. Sa veramente di licis, incredibile. Sì, sgrassevole direi, stupenda. Cup and fried chicken, ricetta incredibile ragazzi. Se avete seguito il video fino a qui, commentate qui sotto con Mo Chicken. Noi ci vediamo al prossimo episodio, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram, sono MochioHF, taggatemi in tutte le vostre stories in cui rifate le mie ricette. Questo era Snack Bang, ci vediamo alla prossima. Raga, sono vivo, sto bene, non so dove sono, ma sto abbastanza bene. Se avete visto il video fino a qui, commentate qui sotto con Mo Chicken, mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Snack Bang, spero.